Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere come saranno i prossimi giorni, con che energie ti confronterai, con quali situazioni la tua anima vuole farti confrontare affinché tu possa abbattere le tue paure, resistenze e attaccamenti che ti separano dalla prosperità illimitata, ossia dall'obiettivo cardine di ogni anima incarnata sulla terra. Lo facciamo attraverso i tarocchi che leggono perfettamente il karma e il dharma, e ognuna di voi poi andrà a convogliare quelle energie nel massimo proposito che vi compete. E ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, dei miei podcast, soprattutto a partire, se siete nuovi della nostra scuola iniziatica, a partire dall'arte sciamanica, dove vi insegno proprio come praticare l'arte consapevole della magia, ok? E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è la mia tesi in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza, è scaricabile in PDF, è solo in formato PDF, scaricabile da PC, tablet o computer, e per chi lo desiderasse può farla stampare in cartoleria. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com e ve la mando. Detto questo, partiamo subito, partiamo dagli oracoli. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, con quali energie si confronteranno nei prossimi giorni, 7-8 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, come tutti gli interattivi, perché il tempo lineare non esiste, esiste solo nella mappa mentale. Il tempo è circolare, ossia esiste solo l'adesso. Ogni messaggio che ti deve arrivare, come fanno tantissime nostre sorelle, vi aprite un video, anche il mio di 2 o 3 anni fa, e vi arriva il messaggio che vi deve arrivare. Allora, bilancia, con quali energie si confronteranno le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia? Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso. Beh, questa è la carta dell'equilibrio, della bilancia proprio, no? L'equilibrio fra gli estremi. Vi ricordate quando vi parlavo della Kabbala, dell'albero della vita? Esiste il femminile e il maschile da una parte, no? In medio stat virtus, dicevano gli antichi, ossia la verità sta nel centro. È come se le situazioni con le quali ti puoi confrontare in questi giorni hanno a che fare nel vedere, nel trascendere la dualità. Siamo nella nostra scuola iniziatica i trascendentalisti della nuova era, ossia che trascendono la morale comune. In cosa consiste questa morale comune? Giusto o sbagliato, meglio o peggio. Questa è la morale comune, la mappa mentale. Cosa facciamo noi trascendentalisti? Non esiste né male né bene, ma tutto è perfetto, ossia ci allineiamo alla legge naturale. Per la legge naturale tutto è perfetto così com'è. Non esiste una verità unica, esiste la verità. Questa la verità è contenuta ogni pezzettino in ognuno di noi. Tutto il genere umano fa la verità unica. E quindi noi come facciamo a conciliare gli opposti? Nel vedere la perfezione nel nostro opposto. Come diceva Eraclito, per gli uomini alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte, alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Vedere la perfezione in tutto ciò che esiste, anche in chi non la pensa come noi, in chi è diverso da noi, vedere ogni cosa che esiste come manifestazione del divino. Questo è l'uomo trascendente. In questo modo si va verso la trascendenza. E quindi le situazioni con le quali ti potrai confrontare in questa settimana hanno come scopo quello di farti arrivare a questo postulato. Trova un accordo, un compromesso. L'accordo. Accordarsi su cosa? Sulla diversità, sul diverso da noi. Vedere la perfezione nel diverso. Ok. Andiamo a vedere adesso
di che cosa mi parla questa carta? Quindi cosa accadrà in questi giorni? Cosa ti proietterà la tua anima a livello di realtà fenomenica affinché tu possa arrivare a questo postulato, fare esperienza di questo postulato. Bilancia, prossimi giorni, 7, 8, 9 giorni circa. Asso di spade, cavaliere di bastoni, cavaliere di coppe. Ci sono due cavalieri qua per te, ricevi comunicazioni da due cavalieri. Mi parlano essenzialmente di relazioni, l'amore comunque lo vediamo dopo. Qua l'asso di spade mi parla di inizi, un inizio. Ci sono comunicazioni o nuovi inizi che mi parlano di due cavalieri, cavaliere di bastoni e cavaliere di coppe. È possibile che tu riceva comunicazioni da due persone, ecco perché unisci gli estremi, c'è una dualità qua, no? Quindi mi dicono che in questa circostanza farai esperienza di quel postulato che ti ho detto, a seconda delle emozioni che ti arriveranno in base a queste due persone. Se non sono due persone, qua io vedo comunicazioni per un inizio da parte di una persona che prova passione e attrazione e anche sentimento nei tuoi confronti. Oppure mi può parlare anche di comunicazioni riguardanti dei movimenti emozionali, al di là del rapporto intimo, un inizio sulla base di movimenti emozionali, situazioni che arrivano soprattutto all'improvviso, come ci insegna il Cavaliere di Bastoni. Movimenti, inviti che arrivano all'improvviso, d'accordo? Vediamo un attimo con queste di cosa mi parlano ancora per andare più nel dettaglio, per avvicinarmi alle vostre situazioni specifiche. Questi unisci gli estremi, queste carte si possono leggere anche al contrario, facciamo un po' così. Unisci gli estremi, di cosa mi parlano questi unisci gli estremi? Nello specifico, eccola, la stella c'è qua. Qua mi parla di un desiderio che si realizza, di un sogno che si realizza in questi giorni, mi parlano di un desiderio mi parlano. Vediamo. Ambizione. Sì, un qualcosa che tu volevi. Eccesso, un altro asso. Questo è l'asso di spada, asso di picche. Mi parlano di un qualcosa che volevi che si realizza in questi giorni e si uniscono questi estremi, la coniuzio oppositorum, congiunzione degli opposti, qualcosa che volevi. Mi parla di una tua ambizione a cui stavi ambendo. Ok? Vediamo adesso a livello con le carte emozionali. Che cosa ci dicono? Le carte emozionali mi parlano di relazioni, ma non solo relazioni a livello affettivo, mettono l'accento sulle emozioni che le relazioni che hai con le persone, al di là di chi siano, ti suscitano, mi spiego? E ci sono anche altre informazioni in queste carte, a seconda della carta che esce punteranno l'attenzione. Vediamo. Questi prossimi giorni, per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia, anima gemella spirituale. Qua c'è una persona che ti è molto vicina, a livello spirituale. C'è un'anima gemella per te. 4 giorni, è proprio il tempo di questi entro 4 giorni tu riceverai la consapevolezza che c'è una tua anima gemella vicino. L'anima gemella possono essere diverse anime gemelle, no? Possono essere amici intimi, amici stretti, familiari, parenti, la persona con cui entriamo in relazione intima. Qua mi dicono che c'è una tua anima gemella spirituale. Cosa fa l'anima gemella? L'anima gemella ti supporta nel percorso, facendoti avere sia il sostegno spirituale, il sostegno emozionale, può essere anche un'amica tua o un amico, ok? E quindi ti dà il conforto, il sostegno per procedere nel percorso evolutivo. Sono persone con le quali hai avuto a che fare in altre vite e fate parte di un ceppo animico uguale, va bene? E ti supporta
nella tua evoluzione. Sì. Vediamo di cosa parla l'anima gemella spirituale. Chi è o cosa, mi date specifiche su questa carta anima gemella spirituale? Otto di denari. Anche sul lavoro puoi incontrare questa persona. La torre. Re di bastoni. Mi parlano di questa persona, questo re di bastoni, anche se donna ribalta il concetto. Probabilmente qua è successo qualcosa con questa persona, o può accadere qualcosa, è successo qualcosa che ti porterà a unire gli opposti. Allora, c'è un 8 di denari che mi parla sia di lavoro che di impegno, di sforzo, però lo sforzo è venuto meno. O tu avevi messo sforzo con questa persona, o lo sforzo è venuto meno, o può venire meno in questi giorni. Fatto sta che unisci gli opposti, unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, devi vedere le cose che sono accadute, che possono accadere con questa persona qui, come evolutive nel percorso, perché è una tua anima gemella. Mi può parlare di una persona con la quale lavori, una persona con la quale sei in relazione, con la quale fai cose. È successo qualcosa o può succedere qualcosa, uno sforzo viene meno, un impegno viene meno. Però poi abbiamo questa persona che è volta a recuperare. Quindi vedere queste situazioni come propedeutiche alla tua espansione, alla tua evoluzione, perché questa è un'anima gemella, possibile segno di fuoco o aver l'ascendente in fuoco. E sì, e qua parlano di comunicazioni, anche di inviti in questo. Che è successo qua con la torre? Fammi vedere con gli altri tarocchi dell'indovino. O che succede con la torre? Vediamo. Cos'è che viene giù? L'autorità, forse si è comportato, si può comportare in modo troppo assertivo o può parlare in modo assertivo e ha fatto succedere qualcosa o può succedere qualcosa, una persona autorevole, un po' fredda o ti ha risposto in modo modestia, una persona poco modesta forse, vediamo. Difficoltà, ci sono state difficoltà, modestia e autorità. Rispetto alla domanda cosa è successo con questa torre, vedo delle difficoltà per il carattere o come si è posta questa persona o come si può porre questa persona. Fatto sta che qua abbiamo un'anima gemella spirituale, cioè una persona che anche inconsciamente fa delle cose per la tua evoluzione. Ecco, questo mi stanno dicendo. Qual è l'energia di questo re di bastoni, quindi nei tuoi confronti? La papessa. O ti ha nascosto delle cose, o ti nasconde delle cose, o ti ha nascosto delle cose. E io ti dico una cosa, può essere stata una persona che non ha seguito l'intuizione e magari ha seguito più l'impulso, mi spiego, e ti vede come una figura di riferimento però. L'energia della Re di Bastoni nei tuoi confronti, la torre infatti qua c'è di nuovo. Un segreto rivelato, qualcosa che si è rivelato, qualcosa che hai scoperto, qualcosa che puoi scoprire che ha determinato o può determinare difficoltà da parte di questa persona. Però qua questa è una persona, un'anima gemella spirituale, cioè nel senso ti supporta nel percorso, c'è un accordo animico tra di voi, mi spiego, la papessa anche mi parla di passato, no? Passato di altre vite. Le intenzioni di questo re di bastoni nei tuoi confronti. Imprevisto, imprevisto. Successo un imprevisto, le intenzioni? Il Papa e Papessa. Non avevo dubbi che Papa e Papessa, qua c'è una connessione spirituale di altre vite e vi siete incontrati o vi incontrerete proprio per un progresso spirituale, abbattere le vostre resistenze, i vostri limiti, come ci insegna la torre, che distrugge un evento, che distrugge il conformismo, ciò che è stabile per ricreare sul nuovo, no? È una persona che ti vuole parlare e sistemare le cose, unire il ponte, il Papa, no? Unire le cose. O ti parlerà in questi giorni per unire le cose, per mettersi d'accordo. Ok. Vediamo adesso nell'amore, nello specifico, cosa accade.
Andiamo a vedere, bilancia, mettiamo la prima fila della tua energia nell'amore, poi mettiamo la seconda energia della persona che arriva nei tuoi confronti in questi giorni e poi quello che succederà in amore per te. Allora, cosa succede nell'amore, le mie ragazze e i miei ragazzi, il segno della bilancia? Come vanno a stare in amore? Il carro, cavaliere di spade, il mondo, o abbiamo una persona a distanza che ti parla. Qua c'è una nuova tappa a livello amoroso con te, però vedo un po' di tensione o da parte tua o da parte di qualcuno. Forse perché c'è non avanza qualcosa e quindi c'è la tensione, vedo. Qua abbiamo la ruota. Arriva un cambio, vedo comunicazioni che portano a un cambio per qualcosa che non avanzava o per qualcuno che è a distanza. Questo cambio porta a una nuova tappa a livello amoroso per te. Può essere una persona, ripeto, che sta a distanza o che è a distanza da te. Arriva all'improvviso, questi cavalieri sono molto veloci, comunicazione all'improvviso, o una persona nuova. Vediamo qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 2 di spade, la forza, il 7 di bastoni. Una persona che ha messo dei limiti, si sta trattenendo perché non sa che scelta fare. Ha messo dei limiti nei tuoi confronti, o una persona con dei limiti si sta trattenendo, non sa cosa fare. 2 di spade, la temperanza, vorrebbe parlare però c'è un po' di limiti. Perché ci sono questi limiti? 7 di bastoni, 3 di spade, perché c'è un blocco tra di voi o una sofferenza per aver messo questi limiti, un blocco o una sofferenza. Fammi vedere un po' cosa succede alla fine in amore per te. 2 di denari, 6 di bastoni, 10 di spade. Ti metti alle spalle una situazione molto dolorosa. Perché il 10 di spade? Perché arriva una persona nuova, una persona la stessa che ti chiede scusa. Io credo che rispetto a una persona con la quale ci sono dei limiti, tu chiudi con questa persona. Il 6 di bastoni mi parla di mettersi alle spalle una persona o una circostanza e riprendere il controllo della situazione. 10 di spade mi parla della fine di un ciclo doloroso, di una chiusura. Io credo che sia con questa persona, per alcune di voi. E poi c'è una persona nuova, c'è il paggio di coppe. Arriva all'improvviso questa cosa, te lo dicevo qui. E credo che sia riferito o è una persona nuova o è la stessa persona di cui ti ho parlato prima. Quella persona di cui ti ho parlato prima a livello di anima gemella spirituale, io credo che questa persona nuova che arrivi sia l'anima gemella spirituale, se non è la stessa persona che torna, altrimenti è la stessa persona. Va bene? Vediamo. Energia positiva per te in amore. Energia positiva il 9 di denari, vedo che te la passi bene. Non gli fai molto caso a questa persona, te lo devo dire. Ti devo dire la verità, non fai tanto caso se è una persona nuova. Ti fa piacere questo approcciare, questo corteggiamento, un piccolo corteggiamento del paggio di coppe. Col 9 di denari al positivo mi dice che sarai più egoista, nel senso di amor proprio, va bene? Cioè penserai molto più a te stessa che all'altro, inteso come, cioè mi riprendo il mio potere. Ok, molto amor proprio vedo al tuo positivo, 10 di coppe, magari ti condividi con i tuoi amici più intimi o anche condividi con questa persona, però mantenendo il tuo amor proprio, mi spiego? Vediamo la carta negativa in amore. Carta negativa, il cavaliere di denari, può essere che non arrivi un invito concreto ancora o la concretezza che vorresti tu, oppure questioni di lavoro che possono inficiare un po', o situazioni di 8 di coppe. Non arriva proprio un invito in concreto probabilmente, ecco perché te la prendi con calma, pensi molto a te stessa. Fammi vedere perché il cavaliere di denari è al negativo.
il 2 di bastoni, ci sono questioni riguardanti il lavoro probabilmente qua, prendere una decisione, non saper bene cosa prendere, lavoro, amore. Mi parla di decisioni qua, di decisioni. Io credo che tu te la prenda con calma prima di decidere. Decisioni, situazioni che vanno lente. Perché il mondo a te? 7 di bastoni. Eviterai un po' gli altri. Eviterai 7 di spade, scusami lì, perché qua abbiamo un 7 di bastoni. Eviterai un po' gli altri. Cioè, come arriva questa persona nuova, la stessa persona, però tu stai col 9 di denari, cioè un'energia di amor proprio, no? Magari qua, vedi, lei si sta bevendo una birra con i gattini fuori all'aperto. E diciamo, magari mi arriva un messaggio, sento il messaggio, il telefono che sta dentro, rispondo dopo, ok? Te la godi con te stessa, ecco, con te stesso. Vediamo un po' queste carte cosa mi dicono dell'amore per te. Amore incipiente, sì, qua ci sono dei corteggiamenti, un corteggiamento per te, ci sono dei corteggiatori, qua ne avevamo visti due, c'è questo corteggiamento, però te la prendi con calma, eh. Qua abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Vergine, ma al di là del segno io lo dico per un'informazione in più, e questa è l'energia, mi spiego? Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui lei per tutte le ragazze nuove, li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questo paggio di coppe? Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi. Io sono il padrone della mia anima. Mi parla di una persona che ha sofferto molto e si apre, e apre il cuore. Ok? Vediamo cos'altro. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Una persona che vuole fare pace, una persona che porta sanazione, questo paggio di coppe, le stelle sono la sanazione. Wow! Allora qua mi parla di una persona che probabilmente vi siete separati, e c'è un rientro per alcuni di voi. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora, qua c'è qualcuno che ha cercato di controllare i sentimenti che prova per te e non ci è riuscito. Controllare i sentimenti significa mettere nelle cose dell'amore la razionalità e sporchi tutto praticamente. Per alcune di voi, quindi c'è questo riemergere, no? Il paggio di coppe, però tu te la prendi proprio sulle tue, quasi non ci fai caso, con calma perché vuoi prendere una decisione. È un'anima gemella spirituale, cioè ti è servita nel percorso, ti serve nel percorso, per altre è una persona completamente nuova che ha sofferto molto e che con te inizierà qualcosa di nuovo. Ricordiamo un'anima gemella spirituale con le quali ci sono dei presupposti, ok? Wow, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, vi esorto sempre a studiare e a praticare l'arte sciamanica, perché i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma, no? E poi noi lo svisceriamo andando incontro alla risoluzione. E detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!